ci faccio il giardino privato di un signore a Porto Badisco, che fino a 4 giorni fa io non conoscevo? Beh, per scoprirlo godetevi tutto il video. Vi porterò in Salento e non sarà solo stuffi e mare, cercando di rispondere alla domanda del titolo. Si può fare la van life low cost in 4 persone per 3 settimane? Boh. E non aspettatevi dronate da sogno su paesaggi da favola. Grazie a Google, strade di merda. Grazie Google, grazie. Ma partiamo dalla prima tappa, il Molise. Siamo in un'area sosta gratuita sopra Termoli. In realtà doveva essere anche finita, però c'era la zona palestra, fitness e ci siamo fatti un aperitivo la sera, in un chioschetto lì vicino. Ma la birretta fresca in camper quando torni. Di qualcosa? Qualcosa. Naturalmente per van life intendo una vacanza memorabile. E quando si vedono le prime pale eoliche si inizia a sentire il profumo della Puglia. E no, non ci hanno scortato, eravamo lì quando c'era il G7 a Brindisi. E prima di arrivare all'area sosta ci imbattiamo in questo trasporto eccezionale, che era davvero eccezionale. Pensavamo che tenesse il materasso con una mano sola. Guarda! Non lo vedi quanto è... Ma poi ho sorpassato. Mannaggia santa. Con 2 mani lo teneva, con 2 mani. Vabbè, comunque in questo video vi porteremo con noi alla scoperta del Salento attraverso 3 tipi di soste: libera, campeggio e area sosta camper. Eccolo! Sistemato tutto e non lasciatevi ingannare, il tendalino funziona, ma non mi piace, lo dovrò togliere quando rifarò la verniciatura di tutto il camper. L'essere andati in area sosta, soprattutto in questa area sosta, ci ha permesso comunque nel corso della settimana di andare in vari posti, partendo proprio con la spiaggia delle Due Sorelle. Ma l'area era quella che si trova, che ne so, a Rimini e Riccione, quindi sulle mani! Voglio vedere a fine settembre che fa così. Dai, Emo. E comunque l'acqua non era neanche troppo calda, visto il periodo. Ma non puoi sentire freddo alle ginocchia! Abbiamo fatto un bagno un po' tentennante e gelido. Che ci mangiamo? Come al solito, gente pulita. E per pranzo ci siamo riparati sotto la pineta con la pizza pugliese di Andrea, il fornaio che viene a prendere le ordinazioni la sera e la mattina dopo ci fa trovare quello che vogliamo. Te il disagio 2024. E quindi ce ne siamo andati in spiaggia proprio davanti a Torre dell'Orso. Il giorno dopo siamo andati nel punto più panoramico della zona, i Faraglioni di Sant'Andrea, e lì devo dire che si stava da Dio. Vento, sole e acqua gelata, ma un tuffetto lo si fa sempre con piacere. Comunque l'essere andato in questa particolare area sosta ci ha portato diversi vantaggi. Primo su tutti, il vedere posti diversi e affascinanti ogni giorno, consigliati anche dai titolari in base al vento che soffiava quel giorno. Che poi in questa zona c'è anche un piccolo pullman che passa e va sia a nord che a sud, quindi per spostarsi anche autonomamente non è un problema. Qua guarda, là i tuffi è il top. Eccolo! No. Oh, non si ferma! 15:52 Parigi. Quest'anno meno disagio, diciamo, perché è pure gratuito il bus. L'anno scorso non l'abbiamo pagato. Ma perché abbiamo fatto pena? Invece quest'anno gratis. Disagio inizia.
Ed infatti un giorno siamo pure andati in una macelleria, sempre dietro consiglio dei titolari. Un posto che vi consiglio sono le calette, sia per gli scogli da cui fare i tuffi e la spiaggetta nella stessa baia. Uno spettacolo, insomma. C'è un chiosco quasi sulla spiaggia, molto comodo. Un altro vantaggio lo abbiamo scoperto a metà settimana. Oggi piove. Ora vi spiego l'utilizzo dei selfie stick. E l'acqua cola via. Perché noi facciamo il bucato solo quando piove. Nel pomeriggio, dopo esserci mangiati questa incredibile focaccia ripiena, il titolare ci ha portato a vedere un posto che un suo amico stava costruendo, non prima di averci introdotto il concetto di Grecia salentina, cosa che io ignoravo totalmente. Noi adesso andiamo in un paesino a Melpignano, oppure Melpikos, che è un paesino che fa parte di una comunità greca, la Grecia salentina, dove ci sono Zollino, Sternadia, Castigliano dei Greci, Corigliano d'Otranto, Martano. Tutti questi paesi formano la Grecia salentina. Praticamente è una zona molto ricca di storia, di cultura, e quindi questo territorio brulica di abbazie, cripte bizantine, frantoie, ipogei, menhir e quant'altro. Quindi molto interessante. Quindi si parla pure... È una forma dialettale del greco, che tutte le parole derivano tutte da lì, lingua neolatina, il greco. Dove c'è la Grotta della Poesia, che era la piscina dei signorotti che avevano i castelli sul mare 7000 anni fa. Si parla dell'era del bronzo. Sono pochi quelli che conoscono quella storia lì, che passano roca perché stanno tutti presi così col camperino, no? Che devono andare a vedere Santa Maria di Leua. Allora ti distrai, salti tutta la storia d'Italia. Lì ci sono i ruderi dei castelli che poi furono distrutti da Carlo V perché era diventato un covo di briganti. Infatti su ogni paese che entri nella Grecia salentina il cartellone, perché ogni paese della Grecia salentina ha lo stesso simbolo. Dice Kalos Irtate, benvenuti. Un villaggio, una roba incredibile fatta solo da pietre e tecniche antiche, perfettamente integrate con criteri di costruzione moderna. Che poi però lo scopo del luogo non l'abbiamo capito bene. Allora, questo qui parlerà tutto il mondo di questa cosa qui. Quando vedrai cosa c'è, dici ma è surreale, capito? Ed è davvero surreale avvicinarsi a casa sua. Guarda la costruzione, guarda la pietra che dicevo io ieri, guarda, una delle tante pietre. Vito, il signore che sta costruendo sta cosa, è un visionario che 30 anni fa ha iniziato a farla contro il parere di tutto e tutti, nel suo terreno. No, ci vuole le palle, ci vuole. Prima però ci fa da cicerone Gigi, il titolare dell'area sosta. Vai a inserire quella pietra tu lì come finestra, guarda. Ma qui è da 30 anni già che questo qua c'ha la mente malata. Guarda quanto è grande, guarda quel masso, guarda. I fianchi, attaccato. Poi ci spostiamo verso una parte più completata. Secondo me avete pietre che stanno storte. E allora chiamiamo l'architetto. Te renderesti un dio. Adesso
Adesso una persona che non è competente, purtroppo non per colpa sua, non riesce a decifrare bene. All'angolo di E viene tutto l'impianto per una vasca con idromassaggio, qua vengono 4 colonne, viene una cosa fatta, un arredamento particolare, non sai, 10 letti, vecchio fabbro, 10 me l'ha fatti l'anno scorso, 10 me l'ha fatti quest'anno. I primi li ho fatti tutti rossi, voglio fare gli altri 10 azzurrini, colore del cielo, proprio azzurro. Ti piace? Là invece è una scalinata diversa da questa, qua c'è il muro, là ci sono dei blocchi. Dalla telecamera non si capisce, ma girare per queste case ancora non finite crea davvero un forte stupore e un'emozione difficile da spiegare. Sulle canne con la malta bianca, con la sabbia un po' grossa, in modo che tu da giù alle canne vedi qualche piccola colatura fra una canna e l'altra di quella malta bianca. Forse in video non rende, ma guardate qua, una pietra enorme che forma una parte della parete, che alla fine sarà il lavandino della cucina. Cioè, una roba pazzesca. Comunque Vito parla poco, ma da come ne parla si vede la passione visionaria che ha per quello che sta facendo. Un grazie enorme lo dobbiamo a tutti e due perché ci hanno mostrato qualcosa di favoloso. E comunque, il resto della settimana è stata tutta tuffi, mare e sole. Purtroppo, editando il video, mi sono accorto che c'erano troppe clip e il mio Mac non le regge. Quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanella, mettete mi piace e ci vediamo al prossimo video se non spacco la GoPro.